Let me now call to the podium Dr. Rodolfo Cetera. He is the Vice President for the Confindustria, which is the Manufacturing and Services Company Association in Padua. And he's also President for the junior section of the same institution. Buongiorno a tutti, anch'io parlerò in italiano, spero che possiate capire e abbiate il traduttore comunque. Allora, benvenuti da parte anche dell'Associazione degli Industriali di Padova e porto i saluti anche del Presidente Massimo Finco e anche io di tutta la Giunta degli Industriali. Siamo molto fieri che questo importante meeting avvenga nella nostra città. Speriamo che vi troviate bene, che possiate vedere, come avete già iniziato a fare, le meraviglie architettoniche che Padova offre e che possiate anche assaggiare le meraviglie culinarie, come dopo so che andrete al Pedrocchi, vedrete che vi troverete bene. Ma soprattutto speriamo che questo sia un convegno che porti frutti importanti, scientifici. Ringrazio e ringraziamo la ZEM e in particolare l'ingegner Lagatta per questa opportunità di confronto a così alto livello scientifico che offre la nostra città. Benvenuti a tutti. Per noi industriali le tematiche energetiche sono di fondamentale importanza. Io adesso vorrei darvi un quadro abbastanza veloce sulla situazione italiana, specificatamente veneta. Le imprese italiane pagano il 40% in più di costi energetici rispetto alla media europea e addirittura paghiamo il doppio rispetto alla Francia, all'Austria, alla Polonia, il triplo rispetto alla Svezia. Voi potete immaginare che in un mercato globale dove la competizione è così dura, questo cosa possa anche rappresentare. In più in Italia noi abbiamo una bolletta elettrica che oltre ai costi di energia pura è caricata del 58% di tutte diciamo, delle accise, delle tasse, e quindi anche quando si riesce ad abbassare un po' il costo dell'energia, in realtà le accise rimangono sempre quelle e rimangono un fardello importante per le nostre aziende. Il Veneto non è messo meglio, il Veneto è una delle regioni più forti dal punto di vista industriale, ci paragoniamo alla Lombardia, eppure noi abbiamo un fabbisogno energetico, noi prendiamo il 59% dell'energia da fuori e abbiamo una rete diciamo, di trasporto vecchia, arcaica del 1950, solo 2 linee ad altissima tensione che se si bloccano creano forti disagi ovunque. Pensate che la Lombardia ha una densità delle linee ad altissima tensione pari a 153 metri per chilometro quadrato, no metri, sì, mentre in Veneto 100, quindi abbiamo sensibilmente meno. In più noi dobbiamo anche per il protocollo di Kyoto dobbiamo entro il 2020 portare almeno al 17% su base nazionale, dobbiamo prendere energia da fonti rinnovabili. Il Veneto deve arrivare al 10,3 con la media italiana, siamo ben lontani, siamo al 5,6. Noi qui non abbiamo l'eolico, abbiamo comunque un sistema che il fotovoltaico è abbastanza contrastato. Dobbiamo quindi ricavare principalmente questa energia dalla biomasse e dal biogas e dall'idroelettrico. Adesso vi do un piccolo e veloce raffronto sulle imprese. Sapete che il nostro tessuto industriale è formato principalmente dalle cosiddette PMI, piccole e medie imprese. Aziende che hanno un fatturato che va da sotto i 200 milioni di euro fino anche a aziende più piccole, che sono 5, 6, 10 milioni di euro di fatturato. Oggi noi riscontriamo che queste aziende stanno cercando di competere e quindi sono molto attente al mercato e sanno che il mercato oggi puntano molto sulle tematiche green e su questo siamo molto attenti. Diciamo che non siamo altrettanto attenti sul fatto del risparmio energetico, sull'efficienza energetica. Quasi nessuna delle nostre aziende ha un energy manager. In più abbiamo anche un problema a livello politico. In Veneto ci sono 4 assessorati che si occupano di energia e praticamente non si sa mai a chi rivolgersi, ne servirebbe uno solo.
Tutte queste cose non aiutano le imprese a investire sull'efficientamento energetico, perché appunto sono costi molto importanti e ancora non è chiaro quello che noi dobbiamo fare. La Confindustria, l'associazione degli industriali, sta cercando di aiutare le imprese in questo, in due cose. Da una parte cerchiamo di portare la cultura, cioè entriamo nelle aziende, nelle famose PMI, a cercare di spiegare l'importanza di avere un energy manager, l'importanza da dare all'energia, in modo anche da creare quella cultura importante che permetta a tante aziende anche di mettersi insieme, poi per finanziare gli importanti costi, per esempio di ricerca sull'energia, come voi ci insegnate. Noi siamo ben disposti e stiamo cercando di creare davvero un terreno fertile dove poter aiutarvi anche a studiare. In più stiamo cercando a livello politico molto fortemente di arrivare a un unico ufficio, a un unico rappresentante che si interfacci con noi per le tematiche energetiche, in modo da semplificare la burocrazia. Attualmente stiamo cercando poi in tutte le città, e questo è un po' un problema, però è un inizio di un qualcosa che sta migliorando a livello culturale, si stanno creando dei consorzi di energia che appunto si radunino insieme tante aziende che possano andare a trattare meglio con chi da noi fornisce l'energia. Sarebbe molto importante che invece che averne tante piccole in ogni città si riuscisse ad averne una unica. Tutto questo per darvi un po' il quadro della nostra situazione. Ed è quindi per questo che vi dico, sono davvero contento di avervi qui, vi auguro un ottimo convegno, buon lavoro e spero davvero che ci sia presto la possibilità di dare dei risultati concreti alle aziende che saremo davvero ansiosi di poter applicare. Quindi grazie e buon lavoro a tutti.